Il mio furgone ha un problema. Sì, perché questo fantastico furgone modello Volkswagen California 1997, con il quale ho percorso più di 200.000 km in giro per l'Europa E che è completamente camperizzato con tetto a soffietto, armadietti, frigorifero e fornelli, ha il mostruoso problema di non avere l'aria condizionata. Cioè c'è un riscaldamento interno autonomo col sistema Webasto, ma l'aria condizionata non c'è. Questo vuol dire che in tantissimi viaggi o anche semplicemente in autostrada io sono morto di caldo. Ho cercato per anni una soluzione a questo problema, ma non è stato mai facile perché al di là del fatto che mi chiedevano cifre assurde, parliamo di 3-4 mila euro per realizzare l'impianto, Il problema maggiore oltre ai soldi naturalmente era l'assistenza, perché era appunto un adattamento che dovevi fare a un mezzo che non era predisposto, quindi se si rompeva un pezzo su un mezzo già vecchio sarebbe stato un'enorme perdita di tempo. Quindi io per anni sono stato purtroppo costretto a viaggiare senza aria condizionata. Ma adesso, maggio 2023, ho risolto il problema definitivamente. No, non ho cambiato furgone perché questi aggeggini con 200.000 km valgono ancora 30.000 euro, quindi mi tengo questo. e ecco qua. La soluzione ai miei problemi. Ma che cos'è questo aggeggino? Allora, innanzitutto, come vi ho detto, è un condizionatore d'aria portatile, è il più piccolo e potente presente ad oggi sul mercato. Si può ricaricare in 5 modi differenti, con la presa di casa 230, Con l'accendisigari della macchina, lo puoi ricaricare con una power bank dedicata che fa anche EcoFlow o un'altra qualsiasi power bank di qualsiasi altra marca, con i pannelli solari. Io ho quelli sempre della EcoFlow, posso ricaricarli con quello, oppure con questo qui che io ho preso in bundle, cioè insieme, che è una batteria supplementare. Sì, perché se vuoi essere completamente autonomo, lui non ha una batteria integrata in questo cassone, devi aggiungere questa batteria qui supplementare che dura fino ad 8 ore, in modalità eco naturalmente. Questa batteria è 1159 Wh, si connette tramite un connettore predisposto al Wave 2. Inoltre è molto intelligente nel senso che essa stessa funziona da power bank, perché ha una presa USB-C e USB dalla quale si può ricaricare oppure dalla quale noi possiamo assorbire energia per ricaricare i nostri device. Quindi, visto che a me piace essere naturalmente e devo essere completamente autonomo, perché se uno si attacca alla corrente del campeggio può prendere solo il Wave 2, però se uno vuole essere autonomo e anche quando non ha disponibilità del 230 devi prendere necessariamente questa quando sei in mezzo alla natura, oppure semplicemente non hai necessità di connetterti alla rete. Questa qui è la soluzione che serve appunto per essere completamente, come dire, green, perché se idealmente ti prendi l'energia dai pannelli solari, questa la ricarichi, hai aria condizionata a costo zero. Allora, connetterla è molto semplice, nel senso che si posiziona qui sopra e poi si scorre in avanti facendo questo clac. Un dettaglio del design che non mi piace tantissimo è che il cavo dell'alimentazione 230 non è staccabile. Avrei preferito che si staccasse. Ti forniscono naturalmente uno strap per arrotolarlo, però avrei preferito la massima compattezza nello staccarlo. Ok, ora inseriamo il connettore dalla batteria al Wave 2, molto semplice, proprio plug and play. Cosa fondamentale, non ha solo la funzione di raffreddamento, ma anche quella di riscaldamento, che secondo me è fantastica. Premo il pulsante e questo parte. Qui sopra vediamo tutto quello che ci serve. Innanzitutto, partendo da sinistra a destra, questo qui inverte la funzione da riscaldamento a raffreddamento, viceversa. Quindi così abbiamo la funzione di raffreddamento, c'è il pallino di neve, col sole arriva la funzione di riscaldamento e con questo, col simbolo del vento, appunto è solo la ventola. Cosa interessante è che anche davanti, tramite un display luminoso, vediamo che cambia il colore a seconda della funzione che stiamo utilizzando. Iniziando appunto da sinistra, qui vediamo la temperatura dell'ambiente esterno, al momento 23,1 gradi, qui sopra questo simbolo è la vaschetta di accumulo dell'acqua che ci dice tramite 3 livelli se è ora di svuotarlo oppure se è ancora vuoto e si può svuotare da dietro tramite un comodo augello. Adesso è in modalità ventilazione, quindi io non posso cambiare la temperatura perché chiaramente è solo ventilazione, ma se mi metto appunto in modalità aria condizionata posso impostare la temperatura che voglio, quindi che ne so, 19 gradi oppure scendere e salire. Molto comodo. Poi qui a sinistra adesso sta partendo tantissimo perché appunto abbiamo 22 gradi, ora l'alzo un po' in modo che così lui si rilassa. Qui a sinistra con questo pulsante posso aumentare o diminuire la potenza della ventola e qua a sinistra invece ci dice lo stato di carica
della batteria, quindi possiamo tranquillamente vedere tutte le funzioni. Tutto questo è controllabile anche dall'app, tutto molto intuitivo, puoi salire, scendere con la temperatura, cambiare le varie funzioni, freddo, caldo o ventilazione, e puoi anche impostare il timer per quanto tempo rimane acceso prima di spegnersi, e naturalmente puoi spegnerlo tranquillamente dall'applicazione, come adesso. Tac, conferma, attiva standby o spegni, e lo spegniamo e lui si spegne. Display spento. Compreso nel kit ti hanno anche questi tubi regolabili. E a cosa servono questi tubi? Beh, è molto semplice, perché montando degli adattatori di plastica a pressione, anche questi forniti nel kit, noi possiamo decidere dove direzionare il flusso di aria calda che esce dal Wave 2 in caso che mettiamo appunto la condizione di raffreddamento. Quindi abbiamo l'aria fresca che esce davanti, con il tubo possiamo decidere dove posizionare e dove farla andare in maniera più precisa. Qui per esempio l'ho già montato e potete vedere come posso direzionarla. Inoltre posso montarne un altro qui sul boccaporto di uscita dell'aria calda, quindi far uscire l'aria calda all'esterno su una finestra, e inoltre posso montare un altro adattatore qui dietro nella parte posteriore dove appunto prende l'aria, questo aggeggio qui. Ci monto il tubo, così posso decidere di prendere sempre aria fresca dall'esterno e quindi non far riutilizzare l'aria già consumata all'interno dell'abitacolo, e appunto e buttarla fuori dove voglio, aria calda o aria fredda. All'interno della confezione c'è un esempio di come puoi prendere appunto un foglio di polistirolo, ritagliare un buco e appunto prendere aria dall'esterno, oppure semplicemente buttare aria calda all'esterno. In questo caso qua hai appunto il massimo dell'efficienza e non hai un ricircolo nocivo di aria. Eccoci ragazzi, quindi con questo aggeggino hai sempre la giusta temperatura. Sì, ma quanto costa? Sono 1699 euro, inclusa la batteria aggiuntiva, che vi consiglio caldamente di aggiungere se intendete appunto comprarlo, perché è molto più versatile. Uno naturalmente può dire sì, ma io ho già l'aria condizionata nel mezzo, quindi a me non serve. Però chiaramente l'aria condizionata funziona solo se il mezzo è acceso, come sapete tutti, quindi questo qui funziona sempre anche di notte, oppure magari avete una seconda casa da qualche parte al mare e non avete il condizionatore, questo qui è trasportabile. Poi magari avete una casa in affitto, fa caldo, non avete il condizionatore, non volete investire nell'impianto, questo qui ve lo portate via quando andate via dal contratto di affitto. Quindi questo vantaggio del non aver nessun tipo di installazione, dell'essere immediatamente utilizzabile, non è che ti devi leggere un manuale così lungo di 1000 funzioni, come avete visto è proprio plug and play, lo rende molto appetibile, nonostante comunque il prezzo importante. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del video nell'ambito della massima trasparenza. Come potete immaginare, questo è frutto di una collaborazione tra il mio canale YouTube ed EcoFlow. È comunque un prodotto che io avrei assolutamente comprato, come tutti i prodotti che vi faccio vedere nel canale, perché mi risolve un problema che altrimenti non avevo modo di risolvere, cioè il viaggiare in posti molto caldi, intendo oltre i 30-40 gradi, e avere una temperatura accettabile all'interno dell'abitacolo anche quando non sono in movimento. Come vi ho detto, naturalmente ha tantissime altre applicazioni, dalla seconda casa alla baita, c'è qualche schizzato che lo propone anche come soluzione per la tenda. Chiaramente se viaggi in tenda non ti porti 15 kg di aggeggio. Comunque lo trovo molto versatile, e anche col discorso della funzione riscaldamento secondo me è molto utile per persone che non vogliono spendere per un camper già camperizzato che abbia il Webasto, ma che vogliono utilizzarlo anche d'inverno, quindi possono tenere l'abitacolo al caldo con questo qui, perché se ti fermi non è che lasci il motore acceso, puoi far cena e non stare a -3 all'interno dell'abitacolo semplicemente accendendo questo. Beh ragazzi, spero che il video sia stato interessante e vi sia stato utile se cercavate una soluzione del genere. Noi ci vediamo come sempre alla prossima, ciao ragazzi!